Buongiorno, oggi siamo a Corezzola, in provincia di Padova, alla corte benedettina. L'atto di insediamento dei Benedettini nel territorio della Bassa Padovana orientale, verso la laguna di Venezia, viene individuato in un documento del 1129, con il quale Giuditta vedova San Bonifacio ed il marito Guido de Crescenzi vendettero all'abate Alberto del monastero di Santa Giustina di Padova i loro possedimenti esistenti a Concadalbero, Desman, Corezzola. Dal XII secolo ai primi anni del XIV, l'opera di bonifica dei Benedettini si fece via via più intensa, aumentando, anche con successive acquisizioni, la superficie del loro ottenimento, raggiungendo il confine tra lo Stato padovano e il Dogado di Venezia. Nel corso del XIV secolo, Corezzola divenne il centro amministrativo della proprietà con la costruzione della corte sulle sponde di un'ansa del fiume Pachiglione per utilizzare i collegamenti via acqua con Padova e Venezia, agevolando la vendita dei prodotti agricoli raccolti nei granai che potevano contenere 4.000 moggi, cioè 13-14.000 quintali di frumento, e nelle 8 cantine con più di 300 vasi vinari. Un sistema di arginature, porte chiuse come le porte sumane del 1551, difendeva i campi dalle piene dei fiumi e dalle maree della vicina laguna. In seguito alla bonifica e all'irrigazione vi fu un forte incremento nella coltivazione dei cereali, con la diffusione del Gran Turco e la graduale scomparsa del sorgo e del miglio. Anche agli inizi del XVIII secolo ci furono importanti investimenti, come la creazione di un nuovo granaio capace di 600 moggia di cereali e la nuova grande scuderia antistante la corte. Nel frattempo le fattorie della tenuta erano diventate 93. Con l'invasione francese di Napoleone e la conseguente fine della Repubblica di Venezia, nel 1807 i beni dei Benedettini di Santa Giustina, in Corezzola, furono espropriati e incamerati dal demanio del Regno d'Italia napoleonico e nel 1808 attribuiti totalmente a Francesco Melzi de Ril, duca di Lodi, già vicepresidente della Repubblica Italiana e gran dignitario del nuovo regno. Ma la guerra nel territorio veneto e l'invasiva occupazione francese portò ancora una volta al degrado delle opere di bonifica. Nel 1812 una rotta del Bacchiglione allagò un quarto del possedimento, distruggendo raccolti, casoni e case. Un importante ripristino idraulico si cominciò ad avere solo con Lodovico Melzi, nipote del primo duca di Lodi. Lodovico, rimasto orfano del padre a 12 anni, ebbe come tutore il conte Giacomo Mellerio, che lo portò a prendersi cura della tenuta di Corezzola. Nel 1850 il duca Lodovico installò la prima idrovora meccanica e successivamente una seconda idrovora a Brenta dell'Abbà, che portò al recupero di 2000 ettari di palude. Si incrementò l'allevamento del bestiame, si iniziò la coltivazione del gelso, funzionale alla produzione del bacco da seta, e si attivò pure una filanda nella corte di Corezzola. Fu restaurato il palazzetto della direzione, aggiungendo la loggetta con colonne sulla facciata a ponente. Furono ripristinate la fornace, la ghiacciaia, il giardino, il brolo, creato un posto di poste e telegrafi e sopra la scuderia si ricavò una bigattiera per i bacchi da seta. Alla morte di Lodovico Melzi de Ril nel 1886,
La seconda moglie del duca, Joséphine Barbeau, ereditò tutti i suoi beni, compresa la proprietà di Corezzola. La nobildonna si interessò attivamente alla prosperità della sua tenuta, che frequentò assiduamente, prendendosi anche cura delle sorti dei suoi lavoratori e delle loro famiglie. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, la tenuta di Corezzola, per volontà della duchessa, fu smembrata e venduta ai coloni che l'avevano lavorata. Nel 1933 il comune di Corezzola acquistò la parte nobile della corte. Un'ulteriore porzione della corte fu acquistata dal comune nel 1961 per adibirla a scuola media. E purtroppo all'inizio degli anni '80 del secolo scorso, nel brollo della corte furono costruiti il nuovo edificio comunale, ora sede della direzione scolastica, e le nuove scuole d'infanzia, abbattendo la recinzione in muratura che si collegava con la torretta d'angolo, che è rimasta isolata. Con una nuova sensibilità, nel 2000 la corte fu restaurata dal comune. Qui siamo in presenza della scuderia del Settecento, che di recente è stata restaurata e parzialmente utilizzata a biblioteca. Questa parte della corte è stata invece restaurata e adibita ad hotel. In questa posizione abbiamo l'accesso al fiume Bacchiglione, che permetteva il caricamento delle merci da portare lungo il fiume verso Padova o verso Venezia. Al tempo del monastero il Bacchiglione scorreva direttamente sotto la corte. È stato poi rettificato nell'Ottocento per allontanare il pericolo delle alluvioni ed è stato costruito anche l'argine. Ecco, qui vediamo come la corte seguiva l'andamento dell'ansa del Bacchiglione. In questa posizione, nella parte oggi colorita di bianco, troviamo l'approdo che abbiamo visto prima.